Ognuno di noi dovrebbe avere almeno un posto dove rifugiarsi, non solo dal caldo, un luogo tranquillo dove rigenerare le proprie energie e trovare nuove forze. Buongiorno a tutti, oggi vado a fare una ciaspolata sul Monte Verena. In questo periodo fa molto freddo e in montagna c'è molta neve, quindi per affrontare al meglio questa avventura bisogna che mi attrezzi molto bene. Questo è il mio equipaggiamento per andare in montagna. Ho preparato dei pantaloni tecnici, una maglietta termica intima, una maglietta a maniche corte tecnica, un maglione studiato apposta per andare in montagna, dei guanti che sono formidabili per andare in montagna, soprattutto quando c'è la neve, un berretto, una sciarpa, poi qui ci sono i miei scarponi da montagna, uno zaino con dentro le provviste per la giornata. Dentro ci ho messo degli snacks per la mattinata, un sostegno per la fotocamera che potrebbe servire e dell'acqua. E infine la mia borsa per la fotocamera. Siamo finalmente arrivati alle pendici del Monte Verena. Abbiamo fatto una coda di quasi un'ora, ma direi che ne è valsa la pena. Siamo finalmente partiti per la nostra escursione. Doveva essere una ciaspolata, cioè dovevamo camminare utilizzando delle ciaspole, però alla fine abbiamo deciso di non noleggiarle e abbiamo preferito salire solamente con gli scarponi da montagna. Speriamo di non avere problemi. Qui il paesaggio è meraviglioso, fortuna che non fa molto freddo, quindi addirittura sto camminando senza giubbotto. Dunque, come state vedendo, ho deciso di fare dei vlog in italiano per aiutarvi ad imparare la lingua sempre meglio e soprattutto per imparare ad utilizzarla in un contesto più quotidiano. Inoltre in questi vlog potrete ammirare i bellissimi luoghi d'Italia. Siamo partiti da circa un'ora e è stata dura arrivare fino a qui e adesso è il momento di mangiare uno snack. Tramezzini, tonno, olive e pomodorini. Buonissimi. Ci voleva. Sono le 12:30. Stiamo ancora camminando e la nostra meta non è lontana. Dovrebbe essere dietro quegli alberi. Si intravede la nostra meta dietro questi alberi sulla cima della montagna. Dovrebbero mancare circa 20 minuti di cammino. A me piace molto la montagna perché in questi luoghi c'è molto silenzio, c'è molta pace e ci si può riprendere magari dopo un'intensa settimana di lavoro. Questa è l'ultima salita che ci separa dalla meta. Questo è il rifugio sulla cima del monte.
Siamo finalmente arrivati al rifugio, adesso è il momento di mangiare. Questi sono i miei bigoli con larmi, bigoli al ragù di anatra. Buoni. I bigoli con l'arna sono una specialità veneta. Ora c'è la crostata ai frutti di bosco. Il Monte Verena è alto circa 2000 metri sul livello del mare. Ora sono quasi giunto alla sommità e qui sopra ci sono le rovine di un forte italiano molto famoso durante la Prima Guerra Mondiale. Sotto questa neve giacciono le rovine di un forte. Si tratta del Forte Verena, che ha giocato un ruolo chiave durante la Prima Guerra Mondiale. Questo forte, infatti, il 24 maggio del 1915 ha sparato il primo colpo di cannone che ha segnato l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Purtroppo però questa fortezza si è rivelata essere anche molto fragile. Infatti, non molto dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, un colpo di cannone sparato dalle Skoda austriache ha distrutto letteralmente la fortezza. È davvero meraviglioso il panorama da qui. Vedete che in lontananza c'è la nebbia e dalla nebbia spuntano le cime delle montagne. Siamo finalmente arrivati giù dal monte, ci abbiamo messo circa 30 minuti. Nel frattempo qui stanno facendo una gara di sci. Paolo Cognetti scrive: la montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura.